Benvenuti su Vamper Guns e a una nuova recensione tecnica. In questo video parliamo di uno dei modelli che mi sono piaciuti di più negli ultimi anni, la 47. Come dimensioni generali è identica alla 17, ma ha delle caratteristiche molto interessanti che dopo andremo a vedere. La Glock è una casa austriaca che non ha bisogno di presentazioni. Produce delle pistole con il fusto polimerico che ormai sono il riferimento del mercato. Secondo me la Glock, a patto che sia messa a posto come quote ergonomiche e scatto, è una delle migliori training gun possibili. Perché è altamente personalizzabile con le quote giuste di ergonomia e diventa estremamente formativa una volta che iniziamo a spingere seriamente dietro la pistola. Con questa modello 47, Glock è andata a modificare alcune caratteristiche tipiche della 17, con cui divide le dimensioni generali e la lunghezza di canna. Ha un dash cover corto, per intenderci come lunghezza di astaguida molla è la stessa della 19, ma il carrello è più lungo. La differenza più importante sta nella distribuzione dei pesi delle masse in movimento rispetto alla 17, cosa che a fuoco la rende completamente diversa come reazione. L'importatore rende disponibile anche una versione contraddistinta dalla scritta G-Match per chi vuole averla con classificazione sportiva per usi informali o nelle varie competizioni. Piccola nota, la scritta G-Match sulle prossime versioni sarà spostata più indietro e di dimensioni più piccole per essere meno invasiva sul carrello. La dotazione di base è composta dalla classica valigetta Glock con all'interno la pistola, secondo caricatore con carichino, scovolo e bacchetta, mai usati, dorsalini maggiorati per allungare un po' il reach se ci serve. Anche questi tendo a non utilizzarli perché preferisco lavorare l'impugnatura e fare lo stippling. E già in dotazione una placchetta MOSS col footprint RMR che è il più utilizzato. La pistola è una Glock normale di quinta generazione con impugnatura standard. Io non mi trovo con la cubicità delle impugnature di serie che rende il contatto della mano con l'impugnatura non uniforme e con l'angolo dell'impugnatura molto inclinato. Nei prossimi video del Project 47 andremo a vedere come correggere alcune criticità di impugnatura proprio su questo specifico esemplare. Se no, trovate qua sopra la playlist con tutti i lavori che abbiamo fatto finora. Finalmente abbiamo già di serie gli intagli di presa anteriori del carrello che ci consentono di avere una manipolazione più completa nelle varie fasi di lavoro con l'arma. In mano è ben bilanciata. È un filo a pruata, ma non troppo, che è una cosa che mi piace molto. La grossa differenza rispetto alla 17 la vediamo a carrello aperto, dove rimane molto più neutra. La presentazione delle mire, come tutte le Glock di serie, è alta. Hai il mirino sempre alto rispetto all'attacca di mira. L'angolo di impugnatura della pistola originale richiede una posizione di tiro molto particolare con i gomiti molto alti per compensarne l'inclinazione. Andare a correggere alcuni specifici punti per avere una presentazione del mirino un pelino più bassa è una delle cose più importanti in fase di preparazione di una Glock. Come tutte le Glock abbiamo una canna e un carrello in acciaio, non ho dati certi, ma si dice entrambi in 42 cromo molibdeno 4 con il carrello ricavato per microfusione. La canna invece penso sia ricavata dal pieno. Il fusto è il classico polimerico, ma con le quinta generazione abbiamo una plastica leggermente più rigida, con meno tendenza a lisciarsi e perdere grip, soprattutto nell'uso prolungato. Come tutte le armi, oltre a sparare e funzionare, deve anche contenere un grande quantitativo di energia. E per questo troviamo un sistema di chiusura. Nella Glock abbiamo un Browning modificato con traversino singolo di chiusura sul carrello e il piano inclinato che si occupa dello svincolo. Quando spariamo, la canna e il carrello restano solidali per tutto il tempo di percorrenza della palla nella canna, contenendo e direzionando la pressione dietro al proiettile per poi arretrare assieme quando la palla esce. Dopo una breve corsa di arretramento solidale al carrello, la canna impatta sul piano inclinato presente nel traversino nel fusto e scende, liberando il carrello e lasciando che completi il ciclo per inerzia. Lo scatto Glock è un safe action. Quindi ogni volta che tiriamo il grilletto completiamo l'armamento del percussore, che era solo prearmato, e lo svincoliamo solo una volta arrivati a fondo corsa. Abbiamo fatto un video dedicato al funzionamento dello scatto Glock, lo trovate qua sopra e in descrizione. Il grilletto si muove fulcrato nel fusto. La sua curvatura è ottimale per chi ha mani di dimensioni normali. Per usi sportivi
dove serve la sensibilità anche proprio del polpastrello sul grilletto, trovo troppo invasiva la sicura al grilletto che spunta dalla superficie anche una volta svincolata, dandoti la sensazione di avere un qualcosa di troppo. Il connettore di serie è il DOT, quindi il 2,5 kg. I tempi dello scatto con le quinta generazione sono migliorati molto. Siamo già fuori dalla scatola ad un buon livello, con un po' di precorsa, uno svincolo leggermente avanzato e un overtravel ridotto rispetto alle generazioni precedenti, ma comunque sempre un pelo presente. Il reset, cioè riaggancio, come tutti i safe action, dove è la molla del percussore a spingerci avanti il grilletto, è molto veloce, anche se è un filino più lungo di quello che mi piacerebbe a causa dell'overtravel. Le molle di richiamo della barra e di spinta del percussore della quinta generazione sono già il miglior compromesso tra durezza e affidabilità. Le mire fisse di plastica di primo equipaggiamento hanno una buona visibilità, ma non mi fa impazzire il riferimento ad U posteriore e la larghezza del notch e del mirino. In ogni caso sono anche sempre le prime ad essere cambiate. Ricordatevi che sulla versione MOS hanno arretrato leggermente la tacca di mira per fare spazio alla sede ottica e quindi le tacche più lunghe posteriormente possono non montare. La 47 è disponibile solo in configurazione MOS e ho visto che molti si sono lamentati del fatto che la piastrina di copertura sia passata dal materiale metallico alla plastica. Questa è una cosa che però a me onestamente non dispiace, perché guadagnare un po' di peso nella porzione posteriore del carrello non è necessariamente un male. Nel prossimo video vedremo quale sarà l'ottica che abbiamo scelto per lei. Piccolo spoiler. La Glock non ha sicure manuali, ma ha sicure automatiche e delle sicurezze di funzionamento. Quelle automatiche sono quella presente sul grilletto e la sicura al percussore, che nelle quinte generazioni è differente dalle generazioni precedenti. Quella al grilletto evita che il grilletto arretri se non correttamente impugnato, e quella automatica al percussore impedisce l'avanzamento del percussore se non tiriamo il grilletto. La sicurezza invece principale sulle Glock è l'anti-drop, che impedisce lo svincolo accidentale del percussore se il grilletto è avanti, anche se la pistola dovesse prendere urti di grossa entità come una caduta da grandi altezze. Come tutta la serie di quinta generazione, ha l'hold open ambidestro. La forma delle leve è pensata più per la comodità di porto che per l'effettivo azionamento. Si usano, ma sono leggermente scivolose. Io le uso senza problemi, ma per chi dovesse essere in difficoltà sono disponibili in versione maggiorata. Anche lo sgancio caricatore è il classico Glock di quinta generazione, abbastanza comodo da utilizzare e reversibile nel caso di tiratori mancini, a patto di avere i caricatori con la doppia finestra di aggancio. Per chi dovesse avere problemi di azionamento sono disponibili 1000 versioni, sia originali che aftermarket, con forme diverse per adattarsi ad ogni utilizzo. La tecnica di smontaggio è sempre la stessa. A pistola scarica, allentiamo la pressione della canna sul traversino, lo abbassiamo e sfiliamo l'insieme canna e carrello dal fusto. La canna è la stessa della 17 di quinta, con short timing per aumentare lo spazio molla a disposizione nel fusto. La rigatura, rispetto alle generazioni precedenti, è di tipo tradizionale e con lo stesso trattamento del carrello. È il carrello il vero pezzo forte di questa pistola. La sua forma particolare lo rende unico. Il peso supplementare nella porzione anteriore lo rende estremamente bilanciato sia da aperto che da chiuso. La 47 adotta lo stesso identico fusto della 45, caricatore della 17 e dash cover e lunghezza totale della 19, che a sua volta ha visto le origini nel progetto 19X. Materiali, blocchetto e sedescatto sono le stesse che trovate in tutte le quinta generazioni. Rimontiamola. Qui sopra vi mettiamo un video sullo smontaggio e rimontaggio da campagna della Glock. A me questa pistola è piaciuta da subito, non tanto per come è out of the box, ma per quelle che sono le sue potenzialità di messa a punto. Come lavoriamo sulle Glock ve lo abbiamo già spiegato in vari video, ma su questa faremo qualcosa in più. La prepareremo e la metteremo a punto per la Carry Optic DPA e una volta finita la proveremo a dovere e la porteremo anche in gara. Per ora vi rimandiamo a un paio di short dove l'abbiamo provata per vedere se le impressioni che avevamo avuto in bianco fossero veritiere. La pistola lavora bene, ha un comportamento differente rispetto alla 17,
che a fuoco tende a essere un pelo più morbida, ma alzarsi un pelino di più di naso nella fase di ciclo. La 47 è esattamente l'opposto. Piattissima, ma di contro la sensazione è quella di una pistola più diretta, senti un pochino di più il fondo corsa del carrello sulla mano. La trovo una delle pistole più interessanti che ha sfornato Glock negli ultimi anni. È una pistola più prestazionale rispetto alla sorella 17, ma che al tempo stesso richiede un po' più di tecnica per essere portata al limite. Ho visto che molti di voi l'hanno già comprata e la stanno usando. Come l'avete trovata? Che cosa fareste per renderla ancora più vostra? Se vi piacciono i nostri contenuti, fatecelo capire mettendoci un like e, se volete vederne altri, iscrivetevi al canale. Nel prossimo episodio del Project 47 vedremo la pistola preparata e vi racconteremo il perché di ogni lavoro fatto. Ci trovate anche su Instagram o su Facebook, dove metteremo tutti gli aggiornamenti quotidiani di questo progetto e anche degli altri. Ciao a tutti, thanks for watching, un saluto, Guido!